Caspar David Friedrich nacque nel 1774 a Greifswald, in Pomerania, città tedesca di 5.000 abitanti sulle rive del Mar Baltico, annessa alla Prussia nel 1815. Caspar fu il sesto dei 10 figli di Gottlieb Adolf, fabbricante di sapone e di candele, e di Sophie Dorothea Beckley. Dura e triste fu la sua vita. Orfano di madre a 7 anni, gli morì la prima sorella, Barbara, quando questa aveva appena 20 mesi. L'altra sorella, Elizabeth, morì già grande, quando lui di anni ne aveva 17. La morte è costantemente presente nello spirito dei romantici, ma a maggior ragione fu presente nella vita di questo artista. Anche la natura è una costante grandiosa e temibile. Friedrich ebbe a che fare fin da giovane con questa natura immensa e crudele. Infatti, quando era appena un ragazzo, nel 1787, quasi affogò. Il giovane artista, appena tredicenne, stava pattinando sulla superficie ghiacciata di un lago quando questa si ruppe e lui cadde nelle gelide acque. Fu salvato dal fratello Johann, che purtroppo, nello sforzo, annegò. Anni dopo questo tragico episodio, ispirerà il pittore che immortalerà quella stessa natura matrigna e talvolta terribile, narrando in un suo dipinto il disastro di una sfortunata spedizione al Polo Nord nel mare Artico. Si tratta del dipinto Il mare di ghiaccio o Il naufragio della speranza. Friedrich cominciò a cimentarsi nella pittura nel 1790 sotto la guida dell'artista Johann Quistorp. È proprio in questo momento che l'artista ebbe modo di avvicinarsi alla natura e al paesaggio, perché Quistorp era solito portare i propri allievi a dipingere all'aperto. Furono anni decisivi per il pittore che, unendo la passione per la teologia con quella per la pittura di paesaggio, cominciò a formare il proprio stile. Dopo gli studi all'Accademia di Belle Arti di Copenaghen, dove conobbe le opere di importanti artisti del suo tempo, Friedrich si stabilì a Dresda. Qui frequentò poeti, letterati e altri pittori della sua generazione. Per Friedrich l'affermazione come artista arrivò nel 1805, quando ottenne il primo premio a un concorso a Weimar, diretto dal famoso Johann Wolfgang von Goethe. Nonostante i molti viaggi che fece in Europa, ritornò a più riprese in patria, creando con questo contatto uno stile di paesaggio caratteristico. Nel quadro d'altare di Tetschen impiegò una veduta suggestiva per tradurre attraverso la pittura la propria emozione religiosa. È però forse l'opera Monaco sulla riva del mare l'espressione più perfetta della sua concezione trascendentale del paesaggio. Il 21 gennaio 1818 Friedrich sposò, con grande sorpresa dei suoi amici, una ragazza di umili origini, Caroline Bonner, figlia di un fattore. La coppia ebbe 3 figli, la primogenita Emma arrivò nel 1820. Da questo momento il pittore si ispirò più strettamente alla natura. In questi anni l'artista portò a termine uno dei suoi dipinti forse più suggestivi, Viandante sul mare di nebbia. Con il tramonto degli ideali romantici anche la reputazione e l'importanza di Friedrich sfiorirono e gli ultimi 20 anni della sua vita furono segnati da un lento ma inesorabile declino. A questo si aggiunse una malattia di cui la precisa natura ci è ancora del tutto sconosciuta. Nel 1835 fu colpito da un attacco di apoplessia, in seguito al quale produsse solamente disegni. Malato, debole e depresso, con grandi difficoltà per potersi guadagnare ancora da vivere, Caspar David Friedrich morì il 7 maggio 1840. Fu sepolto nel cimitero della Trinità di Dresda. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto, condividilo con i tuoi amici e scrivi anche un commento con un apprezzamento, una critica, ma anche un suggerimento dei temi o argomenti da trattare nei prossimi video. Ciao!